mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Excellence on your journey. Extra Sport. Kumho Tire. Ben ritrovati a tutti amici di Radio Rossonera, buongiorno a tutti qui dalla radio, è il 28 aprile del 2025, buon lunedì, buon inizio settimana, una settimana libera da impegni del Milan, ci ritroveremo nel fine settimana per la trasferta di Genova, c'è la Champions League in questa pausa diciamo così di metà settimana. Vabbè, non diciamo niente, magari ne parliamo dopo di questo. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito in questi giorni, in queste ultime ore, in questo weekend che si è appena concluso. Se volete mettere like, grazie. Se volete iscrivervi, ho visto che l'ultimo editoriale, siccome mi sono ricordato di dirlo, ci sono stati quasi più di 33, mi pare, sono ricordato, 32 nuovi iscritti al canale. Ma non mi posso, tra virgolette, sempre ricordarmi. Se non siete iscritti, iscrivetevi, è assolutamente gratis, come hanno già fatto tutti gli altri che insomma, hanno già fatto l'iscrizione, che è appunto gratis. Detto questo, uno spruzzo proprio di Venezia-Milan, proprio 2 minuti, e poi dobbiamo parlare di tutto il resto, perché comunque la partita di Venezia un po' fa un po' storia a sé insieme alle ultime partite di questo campionato, un campionato dove probabilmente non riusciremo a ottenere quasi niente, quasi matematicamente ormai, ma insomma bisognerebbe veramente far noi filotto e le altre crollare miseramente, e da quello che ho visto fino adesso insomma sono le 19:13 di domenica, quindi non so ancora, insomma, la Juve sta vincendo, penso vincerà, stasera non so cosa farà il Napoli. Ma guarda, apro e chiudo parentesi, poi torniamo a parlare di Milan. Un pochino ci ho sofferto, ad aver sofferto di più nella partita delle 15 piuttosto che delle 12:30, nel senso che ho avuto quasi più pathos a vedere l'Inter che il Milan, non perché abbia cambiato squadra assolutamente, ma perché insomma c'era più da fare, ecco, nella partita delle 15. Però vabbè, insomma, un pizzico il retrogusto mi dispiace, perché vuol dire che insomma la partita del Milan aveva poco peso, ma in realtà il nostro campionato ormai ha poco peso. L'importante è non fare più brutte figure in campionato. Siamo chiamati cioè, ormai non sto più neanche qui a guardare il tiro in più, un tiro in meno, il gol preso in più, il gol preso in meno. L'importante è non fare brutte figure, andare in campo cercando di fare proprio le partite che si possono fare, soprattutto quelle alla nostra portata, ampiamente, anzi alla nostra portata, tipo Venezia, con una squadra che è terzultima. La prossima andiamo a Genova col Genoa, che anche loro insomma non è che arrivano da un momento strepitoso, sono una posizione di classifica più che tranquilla, e quindi bisogna andare lì a giocare la nostra onesta partita, eccetera eccetera. Insomma, di non fare più brutte figure, perché ne abbiamo collezionate talmente tante da qui all'inizio stagione che anche basta così. Accolgo molto bene la ripresa fisica di Fofana, l'inizio, quello che si intravede una ripresa fisica di Pulisic, però bisogna avere la conferma di un paio di partite almeno, la ripresa costante, lenta ma costante di Teo da un mesetto a questa parte, insomma, le conferme di tutti gli altri, da Tomori, piuttosto che le buone letture di Gabbia, Reinders non ne parliamo nemmeno, insomma, ha fatto l'ennesima buonissima partita con l'ennesimo assist barra gol, ha fatto gol mercoledì, ha fatto assist oggi, insomma, ha fatto bene, discretamente bene. Rafael Leao, anzi in realtà no, ni su Rafa. Accolgo molto bene il gol di Jimenez, ma per il semplice fatto che ha bisogno di un po' di fiducia questo ragazzo, che mi sembra, oltre che giù un po' di fisico, mi sembra anche giù un pochino di testa, e quindi, come sempre accade, insomma, quando l'attaccante smette di fare gol va un po' giù, quando fa gol improvvisamente rinasce. Ora, mi sarebbe piaciuto vedere i 10 minuti dopo
il gol di Jimenez, cosa avremmo visto, perché già da lì si capiva se era diciamo così, il gol una sorta di stappa prestazione, e quindi avremmo già avuto la certificazione che oltre alle gambe il problema era di testa, però insomma, lo vedremo nelle prossime partite. Detto questo, andiamo a parlare del resto della situazione. Allora, sto vedendo che sta iniziando a nascere il dibattito, per me è totalmente inutile, del fatto che se con 2 coppe la stagione si salva, se con una coppa e una finale la stagione si salva, se no, altrimenti no, è pur sempre negativa, eccetera, eccetera. A me onestamente appassiona relativamente molto poco, mi sembra appassionare molto di più chi deve cercare di mettere un cerotto a una stagione disgraziata. Portare a casa 2 coppe è assolutamente una cosa positiva, non ci piove. Quando si vince è sempre bello, è sempre giusto, ed è sempre giusto nel caso anche festeggiare una vittoria, al di là del fatto che in campionato e in Champions abbiamo fatto, stavo per dire ridere, ma sorridere, diciamo così. Quindi vincere comunque 2 coppe è sicuramente positivo, al di là di tutto. Anzi, sgombero il campo su una questione che ogni tanto vedo, qualche matto nei commenti scrive che goderemmo delle sconfitte. Allora, siccome tra virgolette la faccia è sempre quella, quindi sapete cosa ne penso, è molto semplice. Se il Milan l'anno prossimo, non vincendo la Coppa Italia, non va in Europa League, perché dal campionato è quasi impossibile che ci vada, la radio ci rimette un botto di ascolti e di soldi. Giusto per dirla proprio stretta stretta, molto papale. Quindi saremo dei folli nel caso a remare contro la vittoria della Coppa Italia. Ma vabbè, insomma, ho letto anche di queste vaccate, ma vabbè, pazienza. Tanto ormai vale tutto. E torniamo a noi. Il peso del 14 maggio è enorme, veramente enorme, perché oltre, come detto, alla Coppa, che giudizio mio personale, che porta via lo spazio di 30 secondi e non di più, non salverà mai questa stagione disgraziata. La Coppa Italia e la Supercoppa vengono ovviamente dopo il campionato, dopo la Champions League. In un discorso proprio di pura bilancia, 2 coppe da una parte, un nono posto e un'eliminazione ai 16esimi dall'altra pesano infinitamente di più, ma per il mio pensiero, magari c'è qualche tifoso che la pensa diversamente ed è lecito. Il mio pensiero pesa sicuramente di più aver fatto un campionato costantemente dal 7° al 9° posto da ottobre, fuori dalla zona scudetto da quasi sempre, fuori dalla zona Champions League dai primi freddi invernali, fuori quasi dalla zona europea in inverno, e quindi con una Champions League dove ci siamo andati a complicare la vita uscendo da 2 squadracce, detta proprio tra di noi, insomma, 2 squadre ampiamente alla nostra portata. Ma insomma, questo assolutamente non rivaluta la stagione, però porto a casa assolutamente. E se porto a casa festeggio anche, non mi interessa fare così il bilancino sulle vittorie. La vittoria è sempre una vittoria, porto a casa assolutamente. Questo però non inficia il giudizio generale di una stagione tremenda, che se riavvolgiamo il nastro è fatta da decine di sconfitte e di anche brutti episodi al di là delle sconfitte, proprio di gestione. Però pesa tantissimo, pesa veramente tanto la fine di Coppa Italia, un po' per il trofeo, un po' per i soldi che porta il trofeo, un po' perché, vabbè, insomma, in Supercoppa ci dovremmo essere già, un po' perché ci fa giocare la seconda Coppa l'anno prossimo, ed è importantissimo, sia per giocarci un'altra Coppa, sportivamente parlando, che economicamente parlando ce l'ho fatta, perché porta tanti soldi in cassa. E non sembra, ma comunque l'Europa League qualche decina di milioni la porta, tra il botteghino, tra l'iscrizione, tra magari andare avanti e iniziare a sfidare squadre più interessanti, magari dai ottavi, quarti in poi, che fa arricchire ancora di più il botteghino, eccetera, eccetera. I giocatori fanno 2 competizioni anche in Europa, insomma, sposta. Non è una roba che se non lo facciamo il Milan domani mattina chiude, ovviamente no, però sposta abbastanza, e quindi è molto 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 importante la finale di Roma del 14, quindi non far brutte figure in campionato e poi giocarci tutto il presente, il futuro, il 14.
Il rischio dei giudizi e il non basta poco è la chiusura di questo editoriale, cioè non dobbiamo commettere l'errore che in parte abbiamo commesso l'anno scorso. Stare qui col bilancino a vedere se un giocatore fa una partita meglio o peggio, se una partita si vince o si perde o si pareggia in più o in meno rispetto alla settimana precedente, se quell'allenatore ha fatto una vittoria in più o in meno, se quel dirigente ha fatto qualcosa di più o in meno, non si può stare qui con la bilancia settimanale del più o del meno. La stagione è andata male, al di là delle due coppe, la stagione è andata male, è stata gestita molto male. Non si può stare qui a pensare che due coppe salvino la gestione fallimentare della dirigenza, assolutamente. Bisogna far sì che in fondo alla stagione, una volta tirata la linea, bisogna fare dei giudizi corretti, non rischiando di fare come abbiamo fatto l'anno scorso, tipo aspettiamo di vedere cosa fa il Milan con la Roma in Europa League e poi prendiamo una decisione sull'allenatore. Poi il Milan esce e il Milan allora cambia. Stesso discorso quest'anno, non si può fare così. Non si può vedere, vediamo se per caso vinciamo la Coppa Italia. Nel caso, vediamo se prendere un direttore sportivo forte, pesante, decisionista, anche di facciata, o di facciata nel senso che ci mette la faccia più che di facciata. Oppure vinciamo la Coppa Italia, allora forse riusciamo a tenere l'attuale situazione societaria e mettere magari o un piccolo direttore sportivo che entra nella squadra, ma che è uno degli altri, ovvero uno dei 3-4 che ci sono, oppure addirittura non prenderlo nemmeno. Non si può ragionare così. Il rischio è che quello che invece stiamo un po' correndo è questo, cioè di farci ancorare le scelte ancora una volta da 90 minuti, come era successo l'anno scorso, come sta succedendo anche un po' quest'anno. Non si può ancorare un giudizio a 90 minuti, nel bene e nel male. Bisogna fare veramente un'analisi profonda di quello che è andato e non è andato, di come è stato gestito molto male il Milan, tant'è che la rosa del Milan non è assolutamente da nono posto, seppur costruita magari con delle magagne, con delle mancanze, con quello che volete, ma sicuramente non è una rosa da nono posto, assolutamente. Magari non è una rosa che può vincere, magari, non lo so, perché ha dei difetti di costruzione, soprattutto più che di qualità, dei difetti proprio di costruzione di rosa, che non le permettono sicuramente di essere in lotta per vincere, ma sicuramente non è neanche un nono posto, è una via di mezzo. Bisogna tirare una bella linea in fondo a questa stagione e capire se un giocatore è reso sotto perché è stato un problema tecnico-tattico di testa, di ambiente, se l'allenatore ha allenato bene o male per un problema suo, di giocatori, di rosa, di ambiente o semplicemente perché non è adatto. Perché quel giocatore merita il rinnovo al di là del fatto che ha fatto una buona stagione, una cattiva, una media, eccetera, eccetera. Insomma, le decisioni da prendere alla fine di questa stagione saranno tante, molto impattanti, molto importanti e non possiamo farle ancorare a una finale di Coppa Italia che ci fa tirare su un bel trofeo, la Coppa Italia, pur sempre un trofeo che comunque rimane nell'orbita di una Supercoppa, 2 partite. La Coppa Italia, tralasciamo un secondo la partita col Sassuolo, se vogliamo mettiamoci la squadra di Serie B. Roma, 2 con l'Inter e 1 col Bologna, sono 4 partite e mezzo per tirare su un trofeo. Ecco, 2 trofei vinti con 6 partite in pratica non possono spostare i giudizi troppo, perché sennò altrimenti ci faremmo condizionare nel bene o nel male da una coppa e una, diciamo così, una dirigenza sportiva non dovrebbe ragionare così, non deve ragionare così. E vi dico anche di più, in teoria anche una tifoseria stessa non dovrebbe ragionare così. Dovremmo essere contentissimi di aver vinto la Coppa Italia, ma lucidi il giorno dopo, 2 giorni dopo, a capire cosa non ha funzionato in questa stagione e andare a lavorare su quello che non ha funzionato, al di là di aver vinto o meno una Coppa Italia. Questa è la questione. L'ultimo, che anche qui ho letto, sarebbe bastato poco per far meglio. Sì e no. Sì e no. La rosa del Milan è sicuramente migliore del nono posto, come ho detto, ma fare un'intera stagione dal settimo al nono posto vuol dire che
tra virgolette, te lo sei meritato quel posto, nel senso che non ti sei meritato di meglio che del 7º, l'8º e il 9º posto. Quindi non basta poco per rilanciarsi, come magari è successo per il Napoli, però che ha dovuto mettere un allenatore nuovo di un certo livello e ha dovuto mettere 3-4 giocatori nuovi di un certo livello per rilanciarsi, cercando anche di fare, diciamo così, pulizia anche della parte dirigenziale, visto che insomma ha salutato un dirigente, ne ha messo dentro un altro, il presidente è tornato a fare il presidente e non a fare il direttore sportivo, il direttore tecnico, presidente, uomo immagine, tutto quanto. Ha rimesso un attimo a posto la situazione ed è tornata a funzionare. Il Milan non serve che prenda soltanto un allenatore e all'improvviso pam, funziona. Non serve che prenda un giocatore in più a centrocampo e pam, funziona. C'è da sistemare tanto e prima di tutto la testa di questa squadra, di questa società soprattutto. Fin quando non sistemiamo la testa, la base potrà funzionare, funzionerebbe meglio con un allenatore un po' più strutturato, più capace di quelli che abbiamo avuto ultimamente, ma il rischio di esporsi a un'altra stagione un po' tra alti e bassi per me c'è lo stesso, se la testa non si sistema. Grazie a tutti, ci ritroviamo come detto tra poche ore per Chiama Milan alle 9:30 le vostre telefonate in diretta e poi per questa settimana che ci condurrà a Genoa-Milan con la Champions League di mezzo. Grazie a tutti, a dopo. Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Excellence on your journey. Extra Sport.